Benvenuto nell'italiano con storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un uomo e una donna che desideravano ardentemente un bambino da molto tempo. Finalmente, la donna pensò che Dio potesse esaudire il suo desiderio. Avevano una piccola finestra sul retro della loro casa che si affacciava su un bellissimo giardino pieno di fiori e erbe aromatiche. Tuttavia, quel giardino era circondato da un alto muro e nessuno osava entrarvi, poiché apparteneva a una potente incantatrice che spaventava tutti. Un giorno la donna si trovava vicino alla finestra a guardare il giardino. Vide un cespuglio di rampion conosciuto anche come Rapunzel e sembrava così fresco e verde che lo desiderava moltissimo. Lo desiderava tanto da sentirsi debole e pallida. Suo marito se ne accorse e le chiese: «Cosa c'è che non va, cara moglie?» Lei rispose: «Se non posso mangiare un po' di rampion dal giardino dietro casa nostra, sento che morirò». L'uomo che l'amava pensò: «Non posso lasciare che mia moglie muoia. Le porterò del rampion, costi quel che costi». Al crepuscolo saltò oltre il muro nel giardino dell'incantatrice, raccolse in fretta un po' di rampion e lo portò a sua moglie. Lei ne fece un'insalata e la mangiò con gusto. Era così buona che il giorno dopo ne desiderava ancora di più. Se suo marito voleva un po' di pace, doveva tornare nel giardino. Così, quella sera, si arrampicò di nuovo. Ma quando scavalcò il muro, ebbe molta paura perché vide l'incantatrice in piedi lì. «Come osi entrare nel mio giardino e rubare il mio rampion come un ladro?» disse con rabbia. «Pagherai per questo». Rispose: «Oh, per favore, mostrati clemente. L'ho fatto solo per necessità. Mia moglie ha visto il tuo rampion dalla nostra finestra e lo desiderava così tanto che sarebbe morta senza». La rabbia dell'incantatrice si attenuò e disse: «Se è vero, puoi prendere tutto il rampion che vuoi, ma ho una condizione. Dovrai darmi il bambino che avrà tua moglie. Me ne prenderò cura come una madre». Spaventato, l'uomo accettò tutto. Quando sua moglie partorì, l'incantatrice apparve, chiamò la bambina Rapunzel e la portò via. Rapunzel crebbe diventando la ragazza più bella del mondo. Quando compì 12 anni, l'incantatrice la rinchiuse in una torre nel bosco. La torre non aveva scale né porta, solo una piccola finestra in cima. Quando l'incantatrice voleva visitarla, si metteva sotto e chiamava: «Rapunzel, Rapunzel, fai scendere i tuoi capelli». Rapunzel aveva lunghi e bellissimi capelli che brillavano come oro filato. Quando sentiva la voce dell'incantatrice, lasciava cadere i capelli, avvolgendoli attorno a un gancio alla finestra, e l'incantatrice saliva. Dopo un anno o due, un principe cavalcava attraverso il bosco e sentì una dolce melodia. Si fermò ad ascoltare. Era Rapunzel che cantava sola nella sua torre. Il principe voleva vederla, ma non riusciva a trovare una porta. Se ne andò, ma tornò ogni giorno per ascoltare la sua bellissima voce. Un giorno, mentre si nascondeva dietro a un albero, vide l'incantatrice arrivare e sentì la sua chiamata. «Rapunzel, Rapunzel, fai scendere i tuoi capelli». Rapunzel lasciò scendere i suoi capelli e l'incantatrice salì. Il principe pensò: «Se è così che entra, proverò anch'io». Così la sera seguente andò alla torre e chiamò: «Rapunzel, Rapunzel, fai scendere i tuoi capelli». Immediatamente i suoi capelli scesero e il principe salì. All'inizio Rapunzel ebbe molta paura quando vide un uomo per la prima volta. Ma il principe le parlò gentilmente, dicendo che era così colpito dal suo canto che doveva incontrarla.
Rapunzel si sentì meno spaventata e, quando lui le chiese di sposarlo, pensò: mi amerà più di quanto faccia la vecchia donna. Così disse di sì e prese la sua mano. Disse: andrò volentieri con te, ma non so come scendere. Portami della seta ogni volta che vieni, e io intreccerò una scala con essa. Quando sarà pronta, scenderò e tu potrai portarmi via sul tuo cavallo. Si accordarono che lui l'avrebbe visitata ogni sera, poiché l'incantatrice veniva di giorno. L'incantatrice inizialmente non si accorse di nulla, ma un giorno Rapunzel le chiese: perché sei così pesante da tirare su rispetto al giovane principe? Lui viene da me così rapidamente. Oh, ragazza malvagia! Urlò l'incantatrice. Cosa hai detto? Pensavo di averti tenuta lontana da tutti, ma mi hai ingannata. Nella sua rabbia, afferrò i bellissimi capelli di Rapunzel, li avvolse attorno alla mano e li tagliò con le forbici. Le belle trecce caddero a terra. Fu così crudele da portare Rapunzel in un luogo solitario dove dovette vivere nella tristezza e nella miseria. Nello stesso giorno, l'incantatrice attaccò i capelli tagliati al gancio della finestra. Quando il principe venne e chiamò: Rapunzel, Rapunzel, fai scendere i tuoi capelli. Lei lasciò scendere i capelli. Il principe salì, ma invece di trovare Rapunzel, vide l'incantatrice che lo guardava con occhi maligni. Ah! Rise beffardamente. Sei venuto a cercare la tua amata, ma lei non è più qui. L'uccellino bello è andato. Il gatto l'ha presa e anche tu soffrirai. Non vedrai mai più Rapunzel. Il principe fu colto da un dolore e da una disperazione immensi e si gettò dalla torre. Sopravvisse alla caduta, ma le spine gli perforarono gli occhi. Cieco e con il cuore spezzato, vagò nel bosco, vivendo di radici e bacche, piangendo la perdita della sua amata. Vagò nella miseria per molti anni fino a quando finalmente trovò il deserto dove Rapunzel viveva con i gemelli che aveva partorito, un maschio e una femmina. Sentì una voce che gli sembrava familiare e la seguì. Quando si avvicinò, Rapunzel lo riconobbe e corse verso di lui, piangendo. 2 delle sue lacrime gli cadero sugli occhi e lui poté vedere di nuovo. La riportò nel suo regno, dove furono accolti con gioia. Vissero felici e contenti a lungo. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.